Bentornati a tutti sul canale. Oggi ci andiamo a divertire con questo LED RGB collegato ad Arduino. Abbiamo bisogno appunto di un Arduino, dei jumper, di una breadboard e di questo LED RGB. Questo è lo schema. Allora troviamo Arduino 1, io ho un Arduino R4, poi spostiamo sopra, troviamo il nostro LED RGB che ha appunto al suo interno tre LED: rosso, giallo, verde, verde, blu e rosso, e il catodo. Collegheremo il catodo al GND di Arduino, il rosso al piedino 11, il blu al piedino 10 e il verde al piedino 9, tramite tre resistenze da 220 ohm o anche di più, pure un K, in base alla luminosità che desiderate. Ok, passiamo sul banco. Quindi allora prendiamo il nostro LED RGB, troviamo il primo pin blu, secondo pin green, verde, il terzo pin dovrebbe essere il catodo e il quarto pin red. Andiamo a metterlo sulla breadboard, mettiamo qua, colleghiamo il catodo al GND sopra Arduino, e ogni singolo piedino del LED ha una resistenza. Io ho qui una resistenza da 220 ohm, questa non è a 220, questa è da 220, e andiamo a metterli. Mettiamo sulla breadboard 1, 2, mettiamolo qua e colleghiamo ai pin. Allora abbiamo detto il red, il rosso al pin 9, quindi il rosso al pin 9, poi colleghiamo il verde al pin 10, questo dovrebbe essere il verde, pin 10, e l'ultimo, il blu, al pin 11. Ok, lo sposto così si vede il LED. E adesso non ci rimane altro che andare su Arduino IDE e programmare. Apriamo Arduino IDE e incominciamo a scrivere il codice. Allora, definizione dei pin collegati ai tre colori LED del LED RGB. Allora, troviamo i pin 9, 10 e 11. Abbiamo creato tre variabili red, green e blu, per il colore rosso, verde e blu. Nel setup impostiamo i pin come output, quindi come uscita, perché Arduino deve controllare il LED. Quindi scriviamo pin mode, red output, green output, blue output. Chiudiamo parentesi graffa. Nel loop, cioè un ciclo che si ripete, accendiamo il LED rosso e spegniamo gli altri. Quindi accendiamo il red, quindi high, red acceso, e green e blu lo impostiamo come low, spento. E questo gli diamo un tempo di 1 secondo. Qua accendiamo il verde, quindi come potete vedere troviamo low, high lo troviamo solo su green, blu, low
anche qui aspettiamo un secondo, e qua la stessa cosa, troviamo low e low su green e red e blu high, e quindi aspetta un secondo. Proviamo a mandare su Arduino e vediamo se funziona. Sta compilando il codice, vediamo un po', si dovrebbe accendere. Ok, si è acceso rosso, verde, blu, rosso, verde, blu per un secondo. Gli possiamo dare anche 2 secondi, così si vede meglio. Quindi impostiamo a 2000 tutte e tre i delay e rimandiamo il codice. Infatti adesso troviamo ok, adesso ha programmato 2 secondi per cambiare colore: rosso, verde, blu, rosso, verde, blu. Aggiungiamo anche altri colori che è possibile fare con questo LED RGB. Allora, il codice, le uscite e i pin mode le lasciamo uguale. Nel loop, oltre al LED rosso, verde e blu, andiamo ad inserire il rosso più verde. Quindi gli diciamo che digital white red high, quindi è acceso, e digital white green acceso, e blu e low spento. Quindi avremo per un secondo il giallo, poi avremo il ciano verde più blu, quindi troviamo il red spento, low, e abbiamo high acceso solo il green e blu per un secondo. Poi abbiamo il magenta rosso più blu, troviamo il red rosso acceso, il green low spento e il blu acceso sempre per un secondo, e alla fine spegne tutti i colori per 0,5 secondi, tutto a low. Ok, proviamo a mandare su Arduino. Vediamo che succede. Sì, allora abbiamo rosso, verde, blu, giallo, ciano, viola, magenta dovrebbe essere. Dopo il giallo, ciano, magenta e spento. Quindi funziona perfettamente. Facciamo un altro effetto, questa volta un effetto fade, sfumatura. Impostiamo come sempre 3 variabili 9, 10 e 11 per red, green e blu, quindi lasciamo tutto così com'è, e impostiamo un tempo di transizione tra i colori a 10, quindi un tempo tra ogni incremento: più basso, transizione più veloce. Impostiamo sempre i pin mode, quindi lasciamo così com'è, red, green e blu come output, e nel loop andiamo a sfumare. Allora, nel primo ciclo for useremo 3 cicli for. Nel primo ciclo for sfumeremo da rosso a verde, allora usando analog write. Quindi impostiamo il valore i uguale a 0, i minore uguale a 255, i più più. Nel primo analog write red sarà 255, quindi il suo valore, la sua luminosità massima, e ogni volta che il ciclo si ripete, il ciclo for diminuirà, quindi appunto diminuisce il rosso. Invece il green aumenterà, comincerà da 0 fino ad aumentare ogni ciclo for, e il blu sarà sempre 0, quindi spento, e qua il delay 10. Qui la stessa cosa,
qui sfumeremo dal verde al blu, il red rimane spento, 255 meno i, quindi ogni ciclo for diminuirà e il blu aumenterà, e la stessa cosa qui da blu a rosso. Ok, proviamo a mandare su Arduino e vediamo che succede. Sto compilando, speriamo non ci sono errori. Nessun errore. Ok, vediamo un po' se sfuma. Sì, c'è un effetto sfumatura, non so se si riuscite a vedere. Dal vivo si vede perfettamente, attraverso la telecamera forse non è proprio dei migliori, una visuale migliore. Comunque il nostro effetto l'abbiamo creato. Questa volta andiamo a vedere a creare un effetto arcobaleno. Allora, lasciamo sempre i pin 9, 10, 11 collegato, in fette delay mettiamo a 5, quindi minore è il valore, più veloce sarà la sfumatura, i pin sempre red, green e blu come output, e passiamo nella funzione per sfumare da un colore all'altro. Allora useremo il fade color con un int, quindi from R, quindi partenza da R a to R, da from green verde a to green a green, da blu a to blu. Quindi creeremo un ciclo for sempre da 0 a 255 per la transizione graduale, e con analog write scriveremo con il red con il map, quindi creeremo il valore che assegnerà a 0 e 255 da R a R, quindi da 0 a 255, quindi avremo un'accensione graduale, un cambiamento graduale del rosso. Anche uguale qui sul green, from G to G, cambia gradualmente il verde, e anche il blu. Il fade delay che abbiamo impostato era 5. Nel loop avremo una sfumatura tra i colori per creare un effetto arcobaleno fluido, quindi avremo 255 00 255, quindi avremo dal rosso al giallo, dal giallo al verde, dal verde al blu, dal ciano al blu, dal blu a magenta, rosso, blu al rosso. Ok, proviamo a mandare su Arduino, vediamo che succede. Il LED si è spento, speriamo. Ok, si è riacceso. Abbiamo, non so se riuscite a vedere, un aumento graduale di ogni colore, diciamo un effetto arcobaleno, ma è un cambio di ogni colore, minimo e massimo, from to. Ok, abbiamo visto come ci possiamo divertire con questo LED RGB, possiamo creare molti effetti luminosi. Non so se si vede bene attraverso la telecamera, ma dal vivo devo dire che è molto bello il LED RGB. Ok, se avete qualche commento potete scriverlo sotto,
Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.